Buongiorno e di nuovo bentornati qui nella mia cucina. Come state? Allora, un mese fa circa mia sorella si è prenotata per la torta di compleanno, visto che l'avevo già fatta quest'estate per mio padre e per mia figlia, e quindi me l'ha chiesta. Chiaramente volevo fare una cosa diversa, non potevo riproporre la Charlotte, e poi c'è anche un altro problema. Mia sorella ha un'intolleranza alimentare che è quella del glutine, e quindi mi trovavo un po' in difficoltà perché io sinceramente non le avevo mai fatte senza glutine. Poi girando su qualche libro che io ho, ne ho trovata una che era fatta apposta per lei, e quindi adesso vi faccio vedere che tipo di torta è e poi alla fine del video parliamo un attimino di come è stata fatta e quali modifiche si possono anche apportare, come al solito con qualche consiglio. A dopo! Separiamo gli albumi dai tuorli. Negli albumi mettiamo 2 cucchiai di zucchero bianco e montiamoli a neve ferma. Mettiamo il restante zucchero nei tuorli e montiamo anch'essi. Nei tuorli montati ora mettiamo l'amido di mais setacciato, il cacao amaro e 2 cucchiaini di lievito per dolci. E mescoliamo tutto con una frusta elettrica. Una volta montato, aggiungiamo al composto gli albumi montati a neve, mescolando delicatamente con una spatola dal basso verso l'alto, per evitare di smontarli. Prendete una teglia foderata con carta da forno. Imburratela. E mettetevi poi il composto preparato in precedenza. Distribuendolo bene su tutta la placca da forno. Una volta cotto, mettetelo a raffreddare su una griglia. Mettetevi sopra un foglio di carta da forno e un canavaccio umido e fate così raffreddare. Una volta raffreddato, togliete il canavaccio e la carta da forno e cominciate a prendere le misure per fare 3 strisce da 10 cm. Questo se desiderate fare una torta alta, se invece la potete fare più bassa potete fare 4 strisce da 7 cm circa. Ora prepariamo la crema al mascarpone. In una ciotola fredda di congelatore mettiamo il mascarpone, la panna e mescoliamo con una frusta elettrica. Aggiungiamo lo zucchero a velo setacciato. Un cucchiaino di estratto di vaniglia.
mescoliamo il tutto con una frusta elettrica. Stendiamo ora la crema al mascarpone sulle strisce in maniera uniforme. Se desiderate farla ancora più golosa, potete metterci delle gocce di cioccolato. Fatto questo, arrotolate delicatamente la striscia dell'impasto su se stessa. E mettetela verticalmente su un piatto da portata. Farcite un'altra striscia e proseguite arrotolandola da dove finisce la prima. Ultimate quindi la torta farcendo e arrotolando l'ultima striscia attorno alle altre. Mettete la panna in una ciotola fredda da congelatore. Mettete lo zucchero a velo setacciato e montate con una frusta elettrica. In un'altra ciotola mettete l'altra panna con lo zucchero a velo setacciato e il cacao setacciato. E montate il tutto sempre con la frusta elettrica. Coprite la parte superiore della torta con la panna bianca, distribuendola uniformemente su tutta la superficie. Con la panna al cacao invece ricoprite la parte laterale della torta. Con la panna rimanente fate dei piccoli ciuffetti alternandoli quella bianca con quella al cacao sulla superficie superiore della torta. Infine, per fare un piccolo decoro, potete mettere dei cioccolatini bianchi e neri, anch'essi alternati. Allora, cominciamo dalla struttura. L'impasto che io ho steso sulla placca da forno da 30, quella classica da cucina, e poi ho tagliato in 3 strisce. Tagliandolo in questa maniera, come avete visto, è venuta stretta e alta. Volevo fare una cosa diversa, però se volete potete anche fare 4 strisce da circa 7 cm, 7x4, 28. E quindi tagliandolo in questa maniera poi si mette la crema. In questo caso io ho fatto una crema al mascarpone, come avete visto, ma chiaramente può essere sostituita con una crema diplomatica, una crema chantilly, una classica crema pasticcera. Qui poi sta a voi decidere come farla. Io ho usato questa crema al mascarpone, poi ci ho aggiunto anche delle gocce di cioccolato e poi, come avete visto, arrotolandola su se stessa diventa una torta bella importante. Per quello che riguarda la copertura, l'ho ricoperta con la panna aromatizzata chiaramente con lo zucchero a velo variegato e poi metà normale e metà con il cacao, in modo tale appunto di fare il contrasto bianco e nero. Per quello che riguarda invece i cioccolatini che ho messo sopra, in realtà ho trovato questi tartufini che poi ho diviso a metà perché erano parecchio grandi, in modo tale da fare questo decoro molto carino. Però è chiaro che potete sostituirlo con qualsiasi altro tipo di cioccolatino, l'importante è che sia alternato col bianco e il nero. Per tutto il resto, insomma, la torta è abbastanza semplice. Qui sta solo a voi decidere come farla, se volerla fare alta e stretta come ho fatto io oppure bassa e più larga. In quel caso chiaramente fate più strisce con un'altezza minore. Io, detto questo, vi ringrazio intanto per avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Come al solito, per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale e cliccando la campanella lì sotto non perderete i miei prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima ricetta.
Buona giornata a tutti!